Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Come vedete, oggi realizzeremo una pigna decorativa che io qui ho fatto col cappietto per appenderla, ma si può realizzare anche senza e potete utilizzare tranquillamente. Quindi per appenderla sia nell'albero e sia soprattutto nelle mensole, comunque per decorare, oppure per utilizzarla in delle composizioni o dei piatti per composizione insieme magari alla stella di Natale, a qualche altra decorazione. È molto semplice e veloce da realizzare ed oggi appunto, dopo tante richieste, l'ho portata qui sul canale. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro, vi volevo invitare a iscrivervi al mio canale e cliccare la campanellina per le notifiche e soprattutto a seguirmi anche sulle mie pagine Facebook e Instagram Passione Uncinetto, e lì cercherò con dei post e delle storie di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale. Se il video vi piace lasciatemi un pollice all'insù e andiamo quindi alla presentazione dei materiali. Per questo progetto utilizzerò cotone numero 5 marrone, lo lavorerò con uncinetto 1,75, avrò bisogno un paio di forbici e poi la colla a caldo o un ago per cucire. Prendiamo il cotone e l'uncinetto, facciamo un cappietto che non conteremo, quindi lo stringiamo e lavoriamo 80 catenelle più 3, quindi 83 catenelle. Fatte le nostre 83 catenelle, quindi 80 più 3, ne aggiungiamo una, filo sull'uncinetto, saltiamo 1 e 2 ed entriamo nella terza catenella e ci lavoriamo una mezza maglia alta. Allora, ora vi spiego il ragionamento di 80 catenelle più 3. Nel caso volete fare una pigna più grande o più piccola, 80 catenelle devono essere un numero pari, quindi è quello che poi mi serve per la lavorazione di tutta la pigna. Le 3 catenelle le aggiungo perché nella lavorazione iniziale lavoreremo senza un multiplo di 2, quindi proprio direttamente le 3 catenelle. Quindi se volete fare una pigna più grande potete scegliere un numero pari, quindi a posto di 80 potete fare 90, potete fare 100 catenelle, aggiungete le 3 catenelle e poi aggiungete una catenella e vi spostate con le mezze maglie alte, lavorate una mezza maglia alta per ogni catenella sottostante. Quindi questo ve l'ho spiegato perché chissà volete modificare la misura, lo potete tranquillamente fare e deciderla voi. Quindi ci lavoriamo una mezza maglia alta per ogni catenella sottostante fino alla fine. Lavorate le nostre mezze maglie alte, voltiamo il lavoro e iniziamo subito a lavorare le prime 3 catenelle, i primi 3 punti. Quindi ci rialziamo con 2 catenelle, entriamo nel primo punto che abbiamo a disposizione facendo una maglia alta non chiusa, rientriamo nello stesso punto e facciamo un'altra maglia alta non chiusa, chiudiamo insieme una catenella, entriamo sempre nello stesso punto e lavoriamo maglia alta non chiusa, di nuovo maglia alta non chiusa, chiudiamo insieme 2 catenelle,
e ci chiudiamo sempre nello stesso punto con maglia bassissima e otterremo il primo, non so come definirlo perché petalo non è, però non so bene come si chiama, quindi lo chiamerò petalo. Ci spostiamo con maglia bassissima nel punto successivo e faremo la stessa cosa. Quindi per i primi 3 punti faremo la stessa lavorazione, 2 catenelle, entriamo nello stesso punto e facciamo una maglia alta non chiusa, di nuovo nello stesso punto una maglia alta non chiusa e chiudiamo insieme, una catenella e rifacciamo sempre nello stesso punto come abbiamo già fatto, maglia alta non chiusa, maglia alta non chiusa, chiudiamo insieme, 2 catenelle e ci chiudiamo sempre nello stesso punto con maglia bassissima e abbiamo fatto il secondo. Ora nel punto successivo faremo la stessa cosa. Nei punti invece seguenti cambieremo la lavorazione, quindi ci rifacciamo un altro petalo con la stessa lavorazione nel punto successivo e proseguiremo poi insieme. Fatti i primi 3 petali con questa lavorazione, quindi direttamente in un'unica maglia sottostante, passiamo con maglia bassissima nella successiva maglia sottostante e qui iniziamo 3 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto e facciamo una maglia alta doppia non chiusa, così, di nuovo una maglia alta doppia non chiusa nella stessa maglia, e chiudiamo tutto insieme, una catenella, 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia successiva, quindi non nella stessa, e facciamo una maglia alta doppia non chiusa, un'altra maglia alta doppia non chiusa nello stesso punto, chiudiamo insieme, 3 catenelle e ci chiudiamo nel punto appunto che stiamo lavorando con maglia bassissima. Quindi abbiamo fatto un petalo più grande lavorando però 2 maglie sottostanti. Entriamo con maglia bassissima nel punto successivo e qui lavoriamo 3 catenelle, quindi facciamo ora la stessa cosa, ne facciamo un altro insieme, 2 volte il filo sull'uncinetto, maglia alta doppia o altissima non chiusa, di nuovo nello stesso punto maglia alta doppia non chiusa, quindi chiudiamo le prime soline senza chiudere l'ultima, chiudiamo insieme, una catenella, 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia successiva e facciamo sempre maglia alta doppia non chiusa, un'altra nello stesso punto, sempre senza chiudere l'ultima, le ultime soline, e chiudiamo insieme 3 catenelle e ci chiudiamo sempre alla base dove abbiamo appunto lavorato
con maglia bassissima. E dobbiamo continuare così fino a raggiungere la fine, quindi lavorando le due maglie, quindi le due maglie sottostanti, e lavorando 3 catenelle, 2 maglie alte doppie non chiuse e chiuse insieme, una catenella, 2 maglie alte doppie non chiuse, si chiudono insieme, 3 catenelle, ci agganciamo sempre nella stessa maglia con maglia bassissima, e quindi ci lavoriamo tutte le maglie con questa lavorazione. Arrivati qui alla fine, ci lavoriamo l'ultimo petalo, chiamiamolo così, quindi 3 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo, facciamo la maglia alta doppia non chiusa, di nuovo nello stesso punto ne facciamo un'altra non chiusa, chiudiamo insieme una catenella, 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo, facciamo sempre maglia alta doppia non chiusa, maglia alta doppia non chiusa, chiudiamo insieme 3 catenelle e chiudiamo il tutto con maglia bassissima, e qui possiamo tagliare il filo. Tagliamo il filo, facciamo passare il filo all'interno e stringiamo. Quindi abbiamo ottenuto tutta questa lavorazione. Passiamo bella con le mani su ogni petalo che abbiamo fatto, otteniamo l'effetto appunto della pigna, quindi di quello del petalo che poi racchiude i pinoli. Dopo averla sistemata, siamo pronti ad assemblarla. Ho preparato la colla a caldo, però voi potete farlo tranquillamente con l'ago, e iniziamo dai 3 petali che abbiamo fatto all'inizio, quelli proprio lavorati sia in forma più piccola e sia in una singola maglia sottostante. Quindi iniziamo da qui e nel contorno delle mezze maglie alte di sotto iniziamo a inserire la colla a caldo. Quindi posizioniamo i 3 petali e iniziamo a girare così. Continuiamo mettendo un goccino di colla a caldo nella parte esterna quindi sempre nelle mezze maglie alte, e attorcigliamo mano a mano. Facendo appoggiare appunto le estremità. Mano a mano assicuratevi che prenda bene e che quindi incolli per bene. Levate la colla a caldo in eccesso, così non vi verrà incastrata nella lavorazione, e continuate così, facendo appunto arrotolare piano piano
la nostra lavorazione. E continuate così fino alla fine. Dovete praticamente inserirvi sempre nel giro che già c'è. Quindi non vi dovrebbe venire difficoltoso neanche utilizzare la colla a caldo, però se non siete sicuri e convinti potete tranquillamente utilizzare l'ago, quindi cucire mano a mano, sempre con questo criterio. Quindi continuiamo e l'attorcigliamo tutta. Arrivati qui alla fine, sigilliamo anche l'ultimo, la parte proprio inferiore, e abbiamo formato, la facciamo un pochino asciugare, abbiamo formato la nostra pigna. Ora dobbiamo realizzare la parte di sotto, così nel frattempo la pigna si sarà comunque sia agganciata per bene. Quindi posiamo la colla a caldo e riprendiamo l'uncinetto per fare appunto questa parte, la parte sottostante con il cappietto. Prendiamo il cotone, ne lasciamo un pezzetto, io ne lascerò, poi magari vi faccio sapere pure quanto in centimetri, comunque ad occhio un pezzo per fare il cappietto. Lo faremo alla fine. Facciamo un cerchio magico, quindi entriamo nel cerchio e ci tiriamo il filo, una catenella, e all'interno del cerchio ci lavoriamo 10 mezze maglie alte, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ci tiriamo la cotina, che poi è il filo che abbiamo lasciato, e ci chiudiamo con maglia bassissima nella prima maglia che abbiamo formato. Una catenella, rientriamo nello stesso punto e facciamo una mezza maglia alta. Ora contiamo, la prima mezza maglia alta l'abbiamo fatta, 2, 3, 4 e 5, quindi abbiamo lavorato 5 mezze maglie alte, una per ogni punto sottostante. Alla quinta ne lavoriamo un'altra, quindi abbiamo fatto il primo aumento nella quinta maglia, dopodiché ce ne resteranno un'altre 5 e nella quinta maglia faremo un altro aumento, quindi in tutto, in totale dovremmo avere 12 mezze maglie alte con tutti gli aumenti. Lavoriamo 2 mezze maglie alte nell'ultima maglia e ci chiudiamo con maglia bassissima nella prima maglia, così. Da qui ci rialziamo con 3 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nella stessa maglia e facciamo la lavorazione dei petali che abbiamo fatto nella pigna, quindi maglia alta doppia non chiusa,
sempre nello stesso punto, maglia alta doppia non chiusa, e chiudiamo insieme una catenella. Nel punto successivo lavoreremo sempre maglia alta doppia non chiusa, di nuovo nello stesso punto maglia alta doppia non chiusa, e chiudiamo insieme 3 catenelle e ci chiudiamo sempre nella stessa maglia con maglia bassissima. E abbiamo fatto il primo petalo. Da qui in poi per ogni 2 maglie, quindi ci verranno 6 di questi petali, ce li lavoreremo. Quindi qui dove siamo arrivati passiamo nella maglia successiva con maglia bassissima e rifacciamo la stessa cosa. Quindi ci facciamo questa lavorazione fino ad arrivare alla fine. Quindi ne dobbiamo ottenere sempre 6 di questi petali che formeremo appunto nella parte sottostante. Fatti i nostri petali, finita la lavorazione, chiuso il e chiuso con maglia bassissima, ora ci occupiamo delle nostre catenelle per fare il cappietto. Quindi ci tiriamo il filo che abbiamo lasciato, ce lo tiriamo nella parte dritta della lavorazione, entriamo dall'altra parte verso l'interno, prendiamo il filo, lo facciamo passare e cominciamo a fare le nostre catenelle. Vi regolerete fin quando per quanto volete il cappietto grande, quindi ne potete fare quanto volete. Io in questo caso ne ho fatte 13, entro qui dall'altra parte, scusate, entro al centro prendendo l'altra parte della lavorazione e chiudo, mi chiudo con maglia bassissima. E tiro il filo. Questo me lo porto all'interno e poi lo fisserò anche con un goccino di colla a caldo. Mi porto pure all'interno il filo della lavorazione, nella parte interna. Questi fili li posso tagliare, prendiamo la colla a caldo e inseriamo questa parte nella parte di sotto della pigna. Inseriamo, mettiamo la colla a caldo qui a giro e inseriamo la nostra lavorazione con il cappietto appunto che abbiamo formato.
Ora che abbiamo, dopo aver attaccato la parte sotto e quindi averla fatta, possiamo comunque modellarcela e dargli una forma anche con le mani stesso. Quindi distaccare un pochino i petali l'uno dall'altro, quindi per dare una diciamo una somiglianza in più a quella vera. Noi sappiamo che le pigne non sono di una forma regolare, però diciamo che deve somigliare il più possibile a quelle che poi vediamo. Questa ad esempio è una piccola pigna decorativa, però molto molto carina e velocissima, come avete visto, velocissima da fare. Qui ne abbiamo realizzate due, tutte e due con i cappietti, quindi le possiamo appendere tranquillamente oppure formare un fuoriporta, quindi appenderle, farne diverse anche di qualche altro colore, quindi magari un beige, e formare un fuoriporta. Questa è un'idea. Il video è terminato, spero vi sia piaciuto. Se è così lasciatemi un mi piace e condividetelo. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto sulla mia pagina Facebook o Instagram Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Io vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.